Pedro, Oh. vieni qua un momento. Guarda qua cosa c'è. Sì, ma le ho viste anch'io queste qui, dai. E allora? Questo qui le vede anche un bambino, guarda che roba. Ma guarda tutti in fila così, Ecco qua. Allora guarda, questa qui, adesso ho preso sul cesto perché speravo proprio di trovare che a me piacciono. Questa qui è la Macrolepiota procera. E è andata bene a trovare queste perché c'è qualcuno che addirittura si avvelena con funghi molto, molto simili. Va bene così se ti faccio vedere? Va bene, va bene. Allora guarda, ne prendo una, questa qui bella grossa per esempio, la scalzo fino alla base e questa qui la facciamo vedere bene, ancora bella buona, le lamelle molto bianche. Ora guarda bene, questa qui le caratteristiche che poi le ripeto, il cappello come vedi color nocciola con delle squame più scure. Cioè è maturo questo? Sì, ma questa è già matura, poi ce ne sono di chiuse, le facciamo vedere. C'ha l'anello, lo vedo. E c'è il gambo, la caratteristica, il gambo come vedi è tutto decorato, è tutto zigrinato e con quelle colorazioni lì brunastre. Adesso l'ho zoomato. C'è un bulbo alla base, perché ho fatto vedere queste cose? Perché qualcuno si confonde con altre macrolepiote che possono essere anche tossiche e anche pericolose. Certo. Faccio vedere questa qui, questa se la taglio, guarda, taglio col coltellino, taglio la carne e vediamo se ha dei viraggi. Come vedi la carne, questa qui un pochettino ma perché è un po' vecchia, se no la carne rimane bianca bianca questa qui. Infatti sopra è bianca. Sì, qui è leggermente rosata. Facciamo vedere anche le lamelle comunque, il cappello, se io lo apro, guarda, ecco, vedi? La carne è bella bianca. Vedi come rimane bianca. Allora, questo qui è molto interessante perché c'è invece la Macrolepiota Rhacodes che ci assomiglia, però quella là quando la apri, sia nel cappello che nel gambo, la carne vira e diventa rossiccia. Va bene. Ecco, la Rhacodes, allora, come specie si potrebbe anche consumare cotta bene, però c'è la varietà Hortensis, che pure è rossa, e che invece è sospetta, ecco, non è proprio tossica forte ma è sospetta. Questo tieni il cappello, si pulisce bene. Poi aspetta, poi non ho finito perché c'è anche la Macrolepiota venenata. La venenata, quando la spacchi e guardi la carne, è bianca anche lei, ha un leggerissimo viraggio la venenata, però ha la caratteristica che il gambo non è così decorato, ma è liscio liscio, adesso non l'ho qui da far vedere, ma il gambo è liscio, biancastro crema liscio. Poi ce n'è un'altra ancora, e con questa abbiamo finito, che è il Leucoagaricus bresadole, che se la tagli, allora guardi la carne, rimane bianca, forse appena giallina, quindi più o meno rimane uguale. Ma anche lei è il gambo liscio. Ma cosa fai? Studi di notte? Facciamo il riassunto di tutto e un consiglio molto semplice per i nostri, diciamo, amici. Quando trovano una mazzi tamburo, quello che devono guardare essenzialmente è che abbia il cappello di queste colorazioni e soprattutto che la carne rimanga bianca. Prima roba. E che il gambo sia decorato così. Ecco. A quel punto lì vanno tranquilli, la mangiano e stanno bene. Va bene. Ok. Pedro, ma queste chiuse qua cosa vogliono dire? Vieni un po' qua. Spiega un po' perché chiuse così. No, ma sono chiuse ma sono sempre loro, vedi? Allora il cappello è ancora chiuso, però vedi molto scuro sopra, marroncino, con tutte le squame, e il gambo, che si vede già anche qui, il gambo tutto decorato. Sono anche queste Macrolepiota procera, dette mazze di tamburo, perché se le guardi così sembra proprio una mazza di tamburo. Va bene.